Ragazzi, sono Mocio e bentornati in questo sorprendente nuovo video. Come avete potuto vedere, qualche giorno fa mi sono messo in gioco sfidando la sfiga, prima di tutto, per salvare la mia Pasquetta andando a cucinare delle beef ribs di Wagyu, anche se il mio barbecue era rotto. Ora, se non avete visto il video vi lascio il link, non mi ricordo mai qui. Non lo so. Ho visto il video, vi è piaciuto, vi è interessato, per cui prima di andare avanti con il nuovo video vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Così ci siamo, l'avete fatto? Aspetta, 3, 2, 1... ok. Per cui ho deciso di portarvi un nuovo video a tema barbecue ma senza barbecue, ed oggi andremo a fare uno, forse dei piatti più conosciuti anche da noi qui in Italia, pulled pork. Pulled pork perché? Perché vuol dire che viene pullato, ovvero viene ridotto a brandelli e sarà tutto succosissimo, buonissimo da mettere poi in panini, cose, potete farci quello che volete. Il mio barbecue è sempre rotto, nell'attesa che mi arrivi quello nuovo, andiamo a vedere come fare un ottimo pulled pork sandwich a casa. Partiamo naturalmente, come sempre, dall'ingrediente principale, ovvero il nostro taglio di maiale. Io in questo caso uso della coppa di maiale, che non è grassissima, però devo dire non è male questo taglio. Ho trovato questo, uso questo. La tradizione imporrebbe di usare naturalmente la spalla di maiale, ancora meglio se con l'osso. Però non l'ho trovata, mi accontento di quello che c'è. Non ho il barbecue, figure se mi spaventa non avere il taglio giusto di maiale. Quindi partiamo con un po' di senape, ok, così, e andiamo a spargerla su tutto il nostro bel taglio. Suono dell'amore, tra l'altro. Secondo passaggio fondamentale, le spezie, ragazzi. Io uso un mix di due insaporatori di Meat Church, uno un po' più piccantino, l'altro in realtà un po' più delicato, dolciastro, coro di canna, paprika, sale, pepe, solite cose. Facciamo aderire bene le spezie. Dopodiché, secondo passaggio, con queste che vanno ad aggiungere un po' di sapidità e di piccantezza, quindi non troppo. In questo modo il nostro bel pezzo di maiale è fantasticamente speziato. Come per le ribs, anche qui la cottura prevederebbe una prima fase di affumicatura, dopodiché una seconda fase in foil per andare ad ammorbidire, a far sciogliere tutto il grasso, tutto il collagene che c'è nella carne per ottenere un pulled pork veramente morbidoso. Dopodiché fase di rest e bla bla bla. Ma qui ho deciso un po' di sfidare le regole tradizionali del barbecue, anche perché non stiamo facendo un barbecue, quindi lo andrò a fare totalmente a modo mio, vedrete. Ci avvarremo, ragazzi, di una pentola. Prendo dell'olio e lo metto sul fondo della nostra pentola. Vi spiego la mia teoria. Andrò a fare una prima rosolatura della carne per ottenere un esterno croccantino. Dopodiché andrò a cuocere la nostra carne usando un liquido. È un intruglio di mia invenzione che comprende del brodo di manzo, del succo di mela, quindi vado a mettere il succo di mela nel brodo, così. Della salsa barbecue, userò questa honey jalapeno, così daremo anche un'impronta piccantina alla cosa. Voilà, così. E sempre un pochino delle nostre magiche spezie. Mischiatina propiziatoria. Voilà! Ci siamo. Questo sarà il liquido nel quale andremo a cuocere il nostro pulled pork. Quasi sbruciacchiare, diciamo, la nostra carne. Secondo me ci aiuterà ad avere quel sentore di affumicato, di bruciatino che la fumicatura ci avrebbe dato. Noi vediamo di andare a ottenerla con questa sbruciacchiatura. È una mia teoria. Non esageriamo in questa fase con la sbruciacchiatura, perché poi quando arriveremo dopo ore, ci vorranno 3-4 ore presuppongo, che il nostro liquido si asciugherà, anche lì ci sarà una fase di caramellizzazione importante, per cui non esageriamo in questo modo. Suono dell'amore devastante, ragazzi. Per non farci mancare nulla, vado ad aggiungere anche una sfumatina whisky irlandese, che è un whisky affinato in botti di porto, quindi ha anche una certa dolcezza. Andremo ad aggiungere quindi una complessità, quel sapore un po' smoky, un po' affumicato del whisky, con un whisky che però ha anche una sua dolcezza. Bellissimo. Prendiamo il nostro intruglio. Non abbiamo sommesso del tutto il nostro taglio di carne,
Ma a questo punto, prima di tutto dobbiamo portare pazienza, perché ci vorrà molto tempo. Ma non basta, perché dovremo andare a chiudere la nostra pentola con della carta in alluminio, in modo che tutto il liquido che evaporerà in realtà tornerà sulla nostra carne e aiuterà a mantenere un'umidità costante nella nostra pentola, e questo farà sì che la nostra carne diventerà un vero e proprio una caramellina dolce e morbida. Prima di chiudere la pentola, ragazzi, dobbiamo aspettare che il nostro sughetto vada a bollore, dopodiché fiamma al minimo e chiudiamo tra 5 minuti. Allora ragazzi, sono passate circa 3 ore e ho deciso che è il momento di andare in foil. Metto sul fondo un pochino di aceto di mele. Mamma mia, com'è morbida. Jiggly, 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 jiggly. Super morbida già, però gli diamo ancora un pochino di cottura. Metto proprio un cucchiaio dei succhi che ha rilasciato. Ah, che belli che sono. E per finire do una spennellatina di salsa BBQ. Diamo una spennellata. Mamma mia, si rompe col pennello questo già la carne, quindi è uno spettacolo. Sigillo. Pacchettino fatto, vado in forno un'altra oretta, poi secondo me ci siamo per pullare. Forno l'ho messo a 100 gradi, quindi ci sta. No, devo mettere giù la carne. Ah, però ragazzi, pulla di bestia. Che belletto. Mamma mia, è morbidissimo. Nel frattempo ho preparato anche il condimento per il mio pulled pork, il side diciamo. Ho fatto una bella coleslaw e l'ho fatta con del cavolo cappuccio, del cavolo rosso, della cipolla e delle carote, e poi ho condito con aceto di mele, senape, smoky mayonnaise, eccola qua, la solita, un pochino di spezie, quelle piccanti. È venuta una bella coleslaw, devo dire. Non fatela troppo liquidosa ragazzi, sennò vi annacqua il panino. Direi ragazzi che pulla di brutto. Qui guardala qua come pulla, fantastico. Vabbè, ora non ci resta altro che andare a sminuzzarla per bene in questo modo, dopodiché siamo pronti per assemblare. Ora ovviamente ragazzi andremo a fare un pulled pork sandwich, ovvero mio solito perfetto brioche bun da paura. Ça va sans dire. Mucho. Mi raccomando, voi potete farlo anche in padella, eh? Una dose abbastanza generosa di burro in piastra. Metto ancora un pochino. Stop. Ora andiamo a fare una cosa. Iniziamo dal nostro pulled pork che ho pullato, del quale adesso prendo una manciata generosa e do più o meno la dimensione di una polpettona. Ok, senza schiacciarlo, eh? Prendiamo un po' della nostra salsa, nel quale è stato cotto, e la versiamo sopra alla nostra carne, in modo da mantenere la juicità. Bellissimo, bellissimo! Sentilo il suono della mola che sfrigola. Vado subito con il nostro doppio cheddar e glielo metto sopra. Così. Con il vapore della nostra salsa che si scioglie, il nostro cheddar si fonderà perfettamente. Voilà. Metto anche il pane in piastra. Sto pane brascatino. Vado a prendere la nostra dose extra generosa di pulled pork e la impiatto in qualche maniera. Un pochino ancora di salsa e la nostra coleslaw. Beh, che dire, direi che a sto giro il barbecue ci fa una cosiddetta boom, però vado ad assaggiarlo. Ragazzi, tempo di assaggio. Vi dico che a sto giro il risultato è clamoroso, eh. Mamma mia. Oh my god. Mamma mia. Allora, direi di non perdere tanto tempo, ma di andare subito all'assaggio.
tanta roba. Allora, diciamo che ho mangiato dei pulled pork troppo buoni per poterli paragonare a questo, però vi assicuro che l'80% di noi non capirebbe che è fatto al forno, perché è veramente pauroso. A parte il fatto che è rimasto super umido, veramente juicy in una maniera imbarazzante, ragazzi. Cioè, se l'avete mangiato proprio quello fatto affumicato, si nota un po' la mancanza dell'affumicatura, non così tanto, devo dire, perché con salsa barbecue eccetera un po' l'abbiamo recuperata. Non ci sono quelle parti proprio, mamma mia, coleslaw giusta. Mi raccomando, ragazzi, aspettate all'ultimo a farla, che se la fate 2 ore prima vi butta acqua da tutte le parti e non è buona. Vabbè, il mio pane come al solito rende tutto spettacolare, però è veramente bilanciatissimo, delicatissimo. Non ho esagerato con la salsa barbecue, a me non piace. Tenete conto che in South Carolina, dove ho assaggiato il pulled pork migliore della mia vita, non mettono salsa barbecue, ragazzi. Mamma mia, è una cosa incredibile, assurdo. Allora, conclusioni su questo pulled pork sandwich. Devo dire che è andata molto meglio rispetto alle beef ribs, anche se sono un po' più complicate da fare, c'è da ammetterlo. Comunque poi essendoci anche la coleslaw, il gusto viene leggermente mascherato. Sono super soddisfatto della consistenza della carne, di quanto sia morbida e umida, mamma mia, ma anche del sapore, perché c'è quel retrogusto dovuto anche al succo che abbiamo aggiunto. Mamma mia, ma la carne è proprio umida, grassa, poi questo aiuta anche il taglio che con quel grasso mantiene tutta questa umidità, questa scioglievolezza. Ragazzi, esperimento veramente da 8, cioè questo panino è assolutamente incredibile. Provate a rifarlo a casa. Se volete altri episodi di questi barbecue senza barbecue, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirmi su Instagram, sono MochHF. Ci vediamo al prossimo video. Io finisco.